The kid hit, and and I asked him, I said, what did he hit me with? I'm like, all I know, I got cracked, and I go, what did he hit me with? He said, he'll hit you with a looping right. Un tempo grande campione dei pesi massimi e 4 volte campione di pugilato. Evander Holyfield ha inciso il suo nome nella storia con una serie di vittorie strepitose. Ma all'età di 62 anni, The Real Deal si trova ora ad affrontare gravi sfide, crisi finanziaria, problemi di salute e spaccature familiari. Come si è trovato in questa situazione un pugile che un tempo guadagnava centinaia di milioni di dollari e ispirava il mondo intero? Cosa è successo davvero dietro i riflettori? Scoprite gli alti e bassi del leggendario Evander Holyfield. Leggenda della box. Evander Holyfield è nato il 19 ottobre 1962 nella cittadina di Atmore, in Alabama, nota per la sua associazione con l'industria manifatturiera. Oltre a essere il più giovane di 9 figli, era l'unico dei suoi fratelli ad avere un padre separato. Annie Holyfield, sua madre, era una donna coraggiosa e risoluta che ha cresciuto i suoi figli da sola, nonostante le difficili condizioni in cui si trovavano. La famiglia di Evander si è trasferita ad Atlanta, in Georgia, quando lui era ancora un bambino. Trascorse la sua infanzia nel complesso residenziale Bowen Homes, situato in una zona nota per le sue difficili condizioni di vita. La perseveranza e lo spirito inespugnabile di Holyfield, che lo caratterizzeranno in seguito, sono stati influenzati dalle difficili circostanze in cui è cresciuto. Sin da bambino, Holyfield ha avuto un forte interesse per gli sport, in particolare per la box. All'età di 7 anni ha iniziato a frequentare le sessioni di pugilato presso il Boys and Girls Club di Atlanta, dove è stato istruito da un allenatore di nome Carter Morgan. L'insegnante è stato in grado di vedere il potenziale del ragazzo Finn da subito e lo ha aiutato a sviluppare sia la sua competenza tecnica che quella mentale. Nonostante il suo fisico non fosse particolarmente imponente rispetto a quello dei suoi coetanei, Holyfield continuò ad allenarsi e dimostrò rapidamente la sua tenacia e un potente spirito combattivo. Quando Holyfield si affaccia all'adolescenza, incontra molte difficoltà fisiche. Progredì più lentamente dei suoi coetanei e si trovò costantemente di fronte ad avversari superiori a lui in termini di altezza e potenza. Nel 1980, quando si diplomò alla Fulton High School, era alto appena 1,70 m e pesava 150 kg, una taglia relativamente modesta per un pugile, considerando chi combatteva all'epoca. Tuttavia, non si lasciò scoraggiare e continuò ad allenarsi, sapendo che se avesse lavorato con diligenza e determinazione, sarebbe stato in grado di trionfare su qualsiasi sfida avesse affrontato. Quando Holyfield era poco più che ventenne, subì un notevole miglioramento fisico. Il suo fisico si è espanso a dismisura, raggiungendo un'altezza di 183 cm all'età di 21 anni. Inoltre, il suo peso aumentò drasticamente, raggiungendo circa 81 kg. Tuttavia, il suo sviluppo non si fermò qui. La sua altezza raggiunse finalmente i 189 cm, una cifra eccezionale per un pugile dei pesi massimi. Negli anni successivi ha continuato a svilupparsi, fino a raggiungere la sua altezza matura. D'altra parte, il viaggio di Holyfield è andato ben oltre il semplice miglioramento fisico. Ha sviluppato un'attitudine salda e il desiderio di non arrendersi mai, che è più vitale di qualsiasi altra cosa. Ha capito meglio l'importanza della resistenza e della dedizione grazie agli anni trascorsi nella difficile casa di Bowen. Holyfield superò costantemente ogni ostacolo, preparandosi alle difficili lotte che sarebbero arrivate. Lo fece credendo fortemente in se stesso e consultando professori che si impegnavano nel loro lavoro. L'inizio della storia di Evander Holyfield può essere fatto risalire ad Atlanta, in Georgia, all'interno dell'impegnativo complesso residenziale Bowen Homes, dove è stato allevato. Le basi religiose di Evander, inculcategli dalla madre single, Annie Laura Holyfield, gli hanno fornito una forte bussola morale e sono state in grado di impiantare in lui una convinzione infrangibile di sé. La vita in questo quartiere era difficile. Annie si sforzò molto per provvedere al sostentamento dei figli e l'inflessibile determinazione di Evander a raggiungere il successo fu influenzata dalla tenacia di Annie,
La box fu insegnata per la prima volta a Holyfield da un giovane allenatore di nome Carter Morgan quando aveva 8 anni. Questo evento segnò una svolta significativa nella vita di Holyfield. Durante il loro primo incontro, Morgan disse al giovane Evander che aveva il potenziale per avere un giorno lo stesso livello di successo di Muhammad Ali. Evander disse notoriamente: "Ho solo 8 anni". Al che Morgan replicò: "Non lo sarai sempre". La risposta di Morgan fu memorabile. Con quel piccolo incoraggiamento, furono gettate le basi per quella che sarebbe diventata una rinomata carriera di combattente. Gli insegnamenti ricevuti da Morgan permisero a Holyfield di prosperare nei ranghi amatoriali e di farsi rapidamente una reputazione di pugile talentuoso e impegnato. Fu durante il suo dominio negli eventi regionali e nei tornei statali che si guadagnò la reputazione di giovane pugile che possedeva sia abilità che una determinazione infrangibile nonostante la giovane età. All'età di 21 anni Holyfield era considerato uno dei più promettenti prospetti della scena pugilistica dilettantistica americana. Holyfield riuscì a realizzare uno dei suoi più grandi obiettivi e nel 1984 divenne eleggibile per gli Stati Uniti, nella squadra olimpica di pugilato, negli Stati Uniti. Questa squadra è comunemente considerata la migliore. Nella storia dei Giochi Olimpici hanno gareggiato future superstar come Purnell Whitaker e Mark Breland. Holyfield, che gareggiava nella categoria dei pesi massimi leggeri, diede l'impressione di essere imbattibile, ottenendo una vittoria dopo l'altra e arrivando ai quarti di finale a Los Angeles. D'altra parte, Holyfield è stato coinvolto in uno degli scontri più controversi della sua carriera durante la semifinale contro il neozelandese Kevin Barry. Dopo la consegna di quello che sembrava essere un movimento pulito, l'arbitro giudicò che il movimento era stato lanciato dopo la pausa, il che portò alla squalifica di Holyfield dall'incontro. A seguito della sentenza, molti ritennero che a Evander fosse stata ingiustamente negata l'opportunità di competere per la medaglia d'oro alle Olimpiadi. L'evento continua a essere uno degli episodi più controversi nella storia della box ai Giochi Olimpici. Holyfield gestì la sconfitta con l'eleganza e l'umiltà che avrebbero caratterizzato la sua carriera, nonostante le polemiche che lo circondarono in quell'occasione. Il Comitato Olimpico gli concesse una medaglia di bronzo e lo stesso Barry ammise in seguito che Holyfield era il vero vincitore del loro incontro. Nonostante non abbia vinto la medaglia d'oro, la prestazione di Evander alle Olimpiadi ha contribuito ad aumentare la sua reputazione. Più tardi, nello stesso anno, divenne professionista con l'assistenza di un team che vedeva la sua capacità di dominare lo sport anche se non vinceva l'oro nei ranghi professionali. Holyfield non ha perso tempo per affermare la sua credibilità, grazie al suo approccio implacabile, alla brillantezza tecnica e alla notevole resistenza. Iniziò rapidamente a vincere gli avversari mentre gareggiava nella divisione dei pesi cruiser. Nel 1986 ha conquistato il suo primo titolo mondiale, vincendo Dwight Muhammad Qawi in una dura lotta di 15 round. Questo incontro è ancora considerato uno dei più significativi nella storia della divisione. Non solo Holyfield dimostrò la sua eccezionale tecnica, ma anche il suo notevole cuore e la sua resistenza, tirando quasi 1200 pugni durante l'incontro. Da quel momento Holyfield continuò a combattere. Negli anni successivi è diventato il primo campione indiscusso dei pesi cruiser nella storia di questo sport, conquistando le cinture del World Boxing Council, WBC, della World Boxing Association, WBA, e della International Boxing Federation, IBF, grazie alla sua implacabile determinazione. Gli è stato dato il soprannome di The Real Deal, che si è guadagnato. Il suo dominio nella divisione non ha avuto rivali. Dopo aver ottenuto la vittoria nella categoria dei pesi cruiser, Holyfield puntò sulla divisione dei pesi massimi, una decisione audace che molti si chiedevano se sarebbe stato in grado di portare a termine. Non solo Holyfield possedeva abilità e potenza eccezionali, ma anche un'incrollabile determinazione a trionfare su ogni sfida che affrontava. Holyfield è sempre stato in grado di essere all'altezza della situazione, indipendentemente dal fatto che si trattasse dei suoi bassi inizi, delle controversie che si sono verificate durante le Olimpiadi o dei detrattori nei ranghi professionali. Questi primi anni gettarono le basi per la sua genialità e il mondo cominciò a riconoscere che stava assistendo allo sviluppo di una vera leggenda della box. La sua grandezza è stata costruita durante questi primi anni. È stato un monumento alla tenacia,
Alla grinta e al potere di credere in se stessi che Evander Holyfield sia riuscito a salire dalle strade di Atlanta al palcoscenico internazionale. La sua storia era appena iniziata, ma il mondo non aveva idea che fosse appena cominciata. Per Evander Holyfield è stato un passo coraggioso e fuori dal comune passare dalla divisione dei pesi medi alla divisione dei pesi massimi. Con un'altezza di 1,80 m e un peso di poco superiore ai 190 kg, era considerato troppo piccolo per competere in una divisione dominata da giganti come Mike Tyson, Riddick Bowe e George Foreman. Ma Holyfield ha sempre sfidato le aspettative e ha iniziato un'intensa trasformazione sotto la guida del suo team, grazie a metodi di allenamento innovativi, tra cui tecniche di sollevamento pesi e di nutrizione all'avanguardia per l'epoca. Holyfield è arrivato a pesare più di 210 kg senza perdere la velocità, la resistenza e la determinazione che lo contraddistinguono. Holyfield debuttò nella divisione dei pesi massimi nel 1988 contro il veterano James Quick Tillis, un pugile che aveva già messo alla prova Mike Tyson. Holyfield dominò Tillis con il suo ritmo di lavoro incessante e la sua abilità superiore, vincendo per via tecnica alla quinta ripresa. Sebbene sia stata una vittoria che ha fatto parlare di sé, gli scettici hanno continuato a chiedersi se avesse o meno la potenza necessaria per competere con i pesi massimi d'élite. Holyfield ha messo a tacere alcuni di questi critici nel 1989, quando ha affrontato l'ex campione dei pesi massimi WBA Michael Dokes. In un incontro estenuante, Holyfield superò e vinse Dokes, ottenendo un drammatico TKO al 10 deck round. Fu una guerra di logoramento che dimostrò la durezza e la capacità di Holyfield di resistere alle esigenze fisiche della boxe dei pesi massimi. Mentre Holyfield continuava ad accumulare vittorie, la divisione dei pesi massimi fu stravolta da uno degli sconvolgimenti più scioccanti della storia dello sport. Nel 1990, James Buster Douglas vinse su Mike Tyson. Holyfield era il prossimo a sfidare Douglas per le cinture. Il 25 ottobre 1990, Holyfield affrontò Douglas in un incontro che molti considerarono un mismatch. Douglas, che aveva appena vinto un incontro che avrebbe definito la sua carriera, entrò nell'incontro sovrappeso e demotivato, mentre Holyfield era all'apice delle sue capacità fisiche e mentali. Nel terzo round, Holyfield mise a segno un controdestro a tempo di movimento, sconfiggendo Douglas e conquistando i titoli WBA, WBC e IBF dei pesi massimi. La vittoria rese Holyfield l'indiscusso campione del mondo dei pesi massimi, completando la sua trasformazione da re dei pesi cruiser al vertice della divisione più prestigiosa della boxe. Ora era l'uomo da battere nella divisione dei pesi massimi. Nel corso degli anni successivi, Holyfield rafforzò il suo nome ingaggiando una serie di combattimenti epici. Nel 1991 affrontò George Foreman, che aveva 42 anni e stava facendo una straordinaria rimonta. Sebbene molti considerassero l'incontro come uno spettacolo, la potenza e la durezza di Foreman lo trasformarono in un terribile conflitto. Holyfield usò la sua velocità e le sue combinazioni di pugni per vincere contro l'uomo più grande. Ma la resistenza di Foreman lasciò un'impressione duratura. Foreman non andò mai al tappeto e l'incontro si protrasse per tutti i 12 round. Holyfield vinse per decisione unanime, ma l'incontro è ricordato come una testimonianza dell'incredibile forza di volontà di entrambi. Poi è arrivata la trilogia di Holyfield con Riddick Bowe, che ha prodotto alcuni dei più grandi incontri di pesi massimi della storia. Nel primo incontro del 1992, Holyfield subì la prima sconfitta della sua carriera in un brutale testa a KO, testa che lo vide ripetutamente danneggiato dalla stazza e dalla potenza di Bowe. Holyfield si riorganizzò per la rivincita del 1993 e tornò più forte, vincendo su Bowe e reclamando il titolo dei pesi massimi in un'altra battaglia classica. Tuttavia, l'incontro è forse meglio ricordato per l'incidente del tifoso, quando un uomo con un paracadute salì sul ring durante il settimo round, ritardando l'incontro di 20 minuti. La trilogia si concluse nel 1995 con la vittoria di Bowe per TKO nel terzo incontro. Ma le prestazioni di Holyfield nel corso della serie cementarono la sua reputazione di pugile tra i più duri e determinati della storia della boxe. Naturalmente, nessuna discussione sulla carriera di Holyfield è completa senza menzionare la sua famigerata rivalità con Mike Tyson.
dopo l'uscita di prigione di Tyson nel 1995. Il 9 novembre 1996 ebbe finalmente luogo la tanto attesa resa dei conti tra i due. Nonostante fosse pesantemente sfavorito, Holyfield sconvolse il mondo dominando Tyson con la sua forza, la sua resistenza e la sua brillantezza tattica. Evander ha tenuto duro, superando la tempesta e spezzando lo spirito di Tyson. Holyfield vinse su Tyson all'11° round, diventando così il primo uomo a vincere su di lui durante il suo periodo di massimo splendore. Tuttavia, la rivincita che ebbe luogo nel 1997 sarebbe passata alla storia dello sport come uno dei momenti più infami. Tyson, frustrato dal dominio di Holyfield, nel terzo round agì in modo inappropriato sull'orecchio di Holyfield, causandone la squalifica. L'incidente sconvolse il mondo e mise in ombra l'incredibile performance di Holyfield, ma rafforzò anche la sua immagine di guerriero capace di resistere a tutto, anche di fronte al caos. L'eredità di Holyfield come 4 volte campione dei pesi massimi rimane ineguagliata. Ha combattuto e vinto contro alcuni dei più grandi pugili della sua epoca, guadagnandosi un posto nella storia del pugilato come uno degli avversari più coraggiosi e determinati di questo sport. Che si tratti di combattimenti con Bowe, Foreman o Tyson, Holyfield ha dimostrato più volte di essere più di un semplice campione. Era l'incarnazione del cuore e della grinta. Ancora oggi è venerato non solo per i suoi successi, ma anche per il modo in cui li ha conseguiti. Sempre disposto ad affrontare le sfide più difficili senza alcuna esitazione. Gli incontri leggendari che hanno definito la carriera di Evander Holyfield, come quelli con Riddick Bowe, Lennox Lewis e George Foreman, hanno cementato il suo status di uno dei pugili più duri che abbiano mai calcato il ring, ma hanno anche avuto un effetto sul suo corpo e sulla sua mente. Holyfield, noto per il suo stile di combattimento implacabile, si impegnava volentieri in combattimenti di energia logorante. Il successo di Holyfield sul ring ebbe un costo impressionante. La trilogia di Holyfield con Riddick Bowe, in particolare, ha evidenziato la sua incredibile resistenza e grinta, ma a un costo significativo. Nel loro primo incontro, nel 1992, Holyfield fu sottoposto a una raffica di movimenti di potenza da parte di Bowe, che era notevolmente più grosso di lui. L'incontro durò 12 round e si concluse con una sconfitta all'unanimità per Holyfield. Il secondo incontro, altrettanto estenuante, vide Holyfield reclamare il titolo in un'altra guerra di logoramento. All'epoca del loro terzo e ultimo incontro, che si svolse nel 1995, il corpo di Holyfield cominciava a mostrare sintomi di usura. Holyfield, che non si tirava mai indietro, subì innumerevoli colpi alla testa mentre cercava di chiudere la distanza. Quando la rivincita si concluse, fu chiaro che la volontà di Holyfield di subire aveva iniziato a influenzare la sua velocità, la sua coordinazione e la sua salute generale. I due incontri che si svolsero nel 1999 tra i due pugili furono ugualmente impegnativi per Holyfield. Lewis, con la sua stazza e la sua precisione, controllava gran parte dell'azione. La dura lotta. Nel 1994, Holyfield iniziò ad accusare un forte affaticamento e dolore al petto durante un incontro contro Michael Moorer. Dopo l'incontro, che perse per decisione, i medici gli diagnosticarono un problema cardiaco che, a loro avviso, avrebbe dovuto rendergli impossibile continuare ad allenarsi. Il cuore di Holyfield non era semplicemente in grado di pompare in modo efficiente sotto lo stress di un'attività intensa, il che fu la causa della condizione che fu poi identificata come un cuore rigido causato dall'accumulo di fluidi. Inizialmente Holyfield annunciò il suo ritiro dopo la diagnosi, ma si rifiutò di stare lontano dal ring. Sostenendo di aver sperimentato una guarigione miracolosa grazie alla fede, Holyfield tornò alla box contro il parere di molti medici professionisti. Il suo ritorno riaccese la sua carriera, ma la decisione di continuare a combattere aggravò i danni al suo corpo. Inoltre, ha lasciato presagire la sua incapacità di allontanarsi da questo sport, anche dopo che i suoi anni migliori erano passati da un pezzo. Al di fuori del ring, i problemi finanziari di Holyfield cominciarono ad aumentare, mentre le sue spese andavano fuori controllo. All'apice della sua carriera, Holyfield ha guadagnato oltre 230 milioni di dollari in premi e sponsorizzazioni, ma il suo stile di vita sfarzoso e le sue decisioni finanziarie sbagliate hanno rapidamente prosciugato la sua fortuna. L'acquisto più famoso fu la sua villa di Atlanta,
che si estendeva su 54.000 metri quadrati e comprendeva 109 stanze, una pista da bowling, una piscina e un cinema. Anche la vita privata di Holyfield fu altrettanto costosa. Nel corso della sua vita ha avuto 11 figli da 6 donne diverse, che hanno comportato il pagamento di milioni di dollari per il mantenimento dei figli. La costruzione della tenuta è costata 10 milioni di dollari e la sua manutenzione costa un altro milione di dollari all'anno. Quando gli obblighi di mantenimento di Holyfield arrivarono a un punto tale da essere schiaccianti, fu costretto a vendere i suoi beni più preziosi, tra cui cinture e cimeli del campionato, per mantenere la sua stabilità finanziaria. Inoltre, la fedeltà di Holyfield a un grande entourage e gli investimenti sbagliati hanno ulteriormente impoverito il suo conto in banca. Nonostante le sue difficoltà, Holyfield continuò a combattere fino ai 40 anni, motivato in parte dalla necessità di pagare i debiti accumulati. I suoi ultimi combattimenti sono stati l'ombra della sua gloria precedente. I suoi problemi finanziari furono aggravati da un'impresa commerciale fallita dopo l'altra, ma a metà degli anni 2000 era sul punto di dichiarare bancarotta. La vita sul ring di Evander Holyfield gli ha dato fama e denaro in tutto il mondo, ma ha avuto un prezzo molto alto. A causa dell'avanzare dell'età, Holyfield affrontò spesso avversari che avrebbe vinto facilmente in gioventù. L'autentico affare, un tempo invincibile. Si ritrovò sul ring non per i titoli o l'eredità, ma per la sopravvivenza. Il tributo fisico delle sue battaglie lo ha lasciato alle prese con problemi di salute a lungo termine, mentre la sua cattiva gestione finanziaria e le sue scelte personali hanno prosciugato il patrimonio che si era guadagnato con tanta fatica. Il pugile che aveva conquistato la divisione dei pesi massimi stava ora lottando con le conseguenze di una vita vissuta a pieno ritmo. Mentre le sue entrate diminuivano, Holyfield rimase indietro con le tasse sulla proprietà e le rate del mutuo. Nel 2008, la villa è stata venduta all'asta per un prezzo che era solo una frazione del suo valore originale, pari a soli 7,5 milioni di dollari. La perdita della villa, che in passato era stata un simbolo della sua ricchezza duramente guadagnata. I problemi finanziari di Holyfield furono aggravati, oltre che dai problemi immobiliari, anche dai crescenti obblighi di mantenimento dei figli. È stato dichiarato che Holyfield ha avuto 11 figli nel corso della sua vita con 6 donne diverse, il che ha portato a lotte legali e a pagamenti ordinati dal tribunale che, secondo quanto riferito, si avvicinavano a $500,000 all'anno. A un certo punto, è stato oggetto di una causa per il mancato pagamento degli alimenti per i figli, che lo ha costretto a vendere beni personali come la sua medaglia di bronzo olimpica, le cinture del campionato e persino souvenir di combattimento. Una catena di ristoranti e un'etichetta discografica sono state due delle imprese commerciali di scarso successo in cui ha investito il suo denaro. Entrambe le imprese hanno esaurito le sue risorse senza fornire alcun ritorno sull'investimento. Il fatto che fosse dedito a un enorme entourage, sommato al fatto che non aveva conoscenze finanziarie, non fece altro che rendere la situazione ancora più disastrosa. Holyfield era stato uno degli sportivi più pagati al mondo a un certo punto della sua carriera, ma alla fine degli anni 2000 era sull'orlo della bancarotta. È stata una svolta sorprendente. Nel 2021 Holyfield tornò sul ring per un combattimento di esibizione contro Vitor Belfort, che aveva già vinto il titolo di campione di arti marziali miste. Questo evento fu uno dei momenti più controversi della carriera di Holyfield. Nonostante le numerose condanne, l'incontro fu autorizzato. Fu subito evidente che Holyfield non possedeva i riflessi, la forza e la resistenza che lo avevano reso una leggenda. Questo fu evidente fin dal momento in cui suonò la campana d'apertura. Belfort ha vinto al primo round. È stata un'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti. L'Imagine di Holyfield, che un tempo era stato la definizione stessa di resilienza, mentre combatteva per restare in piedi, ci ha ricordato quanto lontano fosse arrivato. La scelta di Holyfield di combattere così tardi nella sua vita fu in qualche modo motivata dalle sue difficoltà economiche, ma rispecchia anche le difficoltà che molti sportivi incontrano quando cercano di allontanarsi dai riflettori. La capacità di Holyfield di trionfare sulle sfide sul ring è stata la caratteristica distintiva della sua carriera per molti anni. Gli incontri, invece, si sono rivelati molto più difficili da vincere fuori dal ring. La storia di Holyfield è un ammonimento sui rischi di una cattiva gestione delle ricchezze e sui costi elevati di una vita al vertice.
ma è anche un ammonimento per la società di oggi. La vendita all'asta della sua casa e il suo desiderio di continuare a combattere ben oltre il suo massimo splendore servono a ricordare in modo straziante che anche gli sportivi di maggior successo possono perdere tutto ciò per cui hanno lavorato nella loro carriera. Le sue difficoltà al di fuori del ring offrono l'immagine straziante di un uomo che ha dedicato tutto se stesso al suo sport e che non ha avuto in cambio quasi nulla. La sua eredità sul ring, invece, sembra essere stata preservata per tutta la vita. Dopo aver raggiunto l'età di 62 anni, Evander Holyfield, che un tempo era l'epitome della forza e della resistenza, si trova ora di fronte a una realtà molto più deprimente. Nonostante una carriera pugilistica di successo, che gli ha fruttato oltre 230 milioni di dollari, l'uomo ha attualmente problemi a far quadrare i conti. È stato detto che Holyfield è a malapena in grado di far fronte alle spese quotidiane, nonostante il fatto che occasionalmente faccia apparizioni pubbliche o partecipi a incontri di esibizione. Il peso delle sue precedenti decisioni continua a tormentarlo. Nonostante sia passato dallo stile di vita stravagante degli anni giovanili, fatto di ville, automobili di lusso e un entourage, a una vita più semplice e serena. Anche la salute di Holyfield è notevolmente peggiorata negli ultimi anni. Attualmente sta combattendo con notevoli disturbi fisici e neurologici, conseguenza di decenni in cui è stato sottoposto all'impatto con alcuni dei pesi massimi più potenti della storia delle arti marziali miste. Sono stati riscontrati disturbi della memoria, linguaggio confuso e altri sintomi compatibili con l'encefalopatia traumatica cronica, spesso nota come CTE. La CTE è una malattia degenerativa del cervello che si osserva spesso negli atleti che hanno subito traumi cranici ripetuti. Holyfield ha confessato in alcune interviste di avere difficoltà a svolgere le attività di base e di dimenticare occasionalmente i fatti della sua battaglia. È chiaro che gli anni passati a competere sul ring hanno avuto un impatto duraturo sia sul suo corpo che sulla sua psiche. È possibile che la caratteristica più angosciante dell'attuale esistenza di Holyfield sia il fatto di essere separato dagli altri in questo momento. Oggi Holyfield conduce una vita molto più solitaria rispetto al passato, quando era circondato da un grande entourage e da seguaci devoti. Attualmente, l'ex campione che in passato dominava arene e conferenze stampa è molto lontano dalle luci della ribalta. Nonostante le sue apparizioni periodiche a incontri di beneficenza ed eventi pugilistici, queste occasioni sono transitorie e la devozione pubblica che riceveva in precedenza è diminuita nel corso del tempo. Per un uomo la cui identità era così indissolubilmente legata ai suoi successi sul ring, la tranquillità della sua vita attuale è un sorprendente contrasto con lo splendore di cui godeva in passato. Vita personale. Evander Holyfield è noto non solo per la sua carriera pugilistica di successo, ma anche per la sua vita privata, in particolare per i suoi matrimoni e le sue relazioni. Holyfield si è sposato più volte nel corso della sua vita ed è padre di un gran numero di figli avuti da diverse unioni. Holyfield si è sposato per la prima volta con Paulette Bowen nel 1985. Quando Holyfield era un giovane pugile promettente, Paulette è stata la donna che lo ha seguito nei primi anni della sua carriera. Holyfield era chiamato Paulette. Il loro matrimonio, tuttavia, fu messo a dura prova dalla combinazione della pressione della crescente celebrità e dello stress della vita familiare. Erano sposati da 6 anni quando decisero di divorziare nel 1991. Dopo il primo matrimonio, Holyfield ha continuato a trovare soddisfazioni in amore e alla fine si è sposato con Janice Eatson nel 1996. All'inizio si pensava che il matrimonio sarebbe stato un'unione perfetta tra un pugile famoso e una donna istruita e concentrata sul suo lavoro. Janice era un membro di successo della comunità medica. Era impossibile che il loro legame durasse a lungo. Tra il 2000 e il 2000. Il matrimonio finì a causa delle differenze di stile di vita e delle notizie sulle attività extraconiugali di Holyfield. Il terzo matrimonio che Holyfield ha contratto è stato quello con Candy Calvana Smith, avvenuto nel 2003. Si dice che Holyfield abbia trovato in Candy una persona molto incoraggiante e di supporto nelle fasi finali della sua carriera. Candy era una donna giovane e bella. Questa storia d'amore, tuttavia, non è durata a lungo, proprio come i suoi 2 precedenti matrimoni. Nel 2012, Holyfield e Candy hanno concluso il loro divorzio, ponendo fine all'ultimo capitolo del suo viaggio nel matrimonio.
Holyfield non solo ha avuto 3 matrimoni legalmente riconosciuti, ma ha avuto anche un gran numero di altre relazioni ed è stato padre di 11 figli in tutto. Nonostante gli alti e bassi della sua vita sentimentale, si sforzò sempre di mantenere un rapporto sano con i suoi figli e di assicurarsi che venissero cresciuti in un'atmosfera il più possibile arricchente. Un aspetto della turbolenta esistenza di Evander Holyfield si riflette nelle sue esperienze di uomo sposato. Nonostante i vari alti e bassi che ha sperimentato nella sua vita sentimentale, non ha mai smesso di andare avanti, così come ha combattuto con incrollabile determinazione sul ring per tutta la sua illustre carriera. Evan Holyfield, suo figlio, ha deciso di seguire le orme del padre e diventare un pugile professionista. Evan ha debuttato nel 2019 e si è subito fatto notare per il suo stile di combattimento potente, che ricorda quello del leggendario padre. Nonostante la grande pressione di portare il nome di Holyfield, Evan si impegna ancora ogni giorno per affermarsi sul ring. Inoltre, un altro figlio di Holyfield, Elijah Holyfield, ha scelto un'altra strada sportiva perseguendo una carriera nel football. Elijah è un atleta di talento che gioca come running back per i Cincinnati Bengals nella NFL. Prima di ciò, ha avuto un'impressionante carriera universitaria, giocando per l'Università della Georgia, dove ha dimostrato capacità eccezionali ed è stato molto apprezzato per il suo potenziale di sviluppo nel mondo del football professionistico. Da devoto cristiano, Evander Holyfield ha sempre considerato la fede come un principio guida nella vita. Spesso parla della forza spirituale che la religione gli conferisce, aiutandolo a superare le sfide sia dentro che fuori dal ring. Holyfield è apparso in molti discorsi ispiratori, in cui racconta i momenti difficili della sua carriera e come ha usato la sua fede per perseverare di fronte alle avversità. Per lui, la vittoria non è solo sul ring, ma anche nel superare se stessi, mantenendo la moralità e i valori fondamentali della vita. Oltre alla carriera pugilistica, Holyfield si è cimentato anche nel mondo degli affari, soprattutto nell'industria musicale. Ha fondato l'etichetta discografica Real Deal Records, con l'ambizione di sostenere i giovani talenti e creare prodotti musicali di qualità. Una delle band più importanti che ha ingaggiato è stata quella degli Exhale, che ha avuto un breve successo prima di sciogliersi. Sebbene la Real Deal Records non sia diventata un grande impero musicale, è comunque una delle tappe interessanti della carriera di Holyfield al di fuori del ring. Tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008, Holyfield è entrato anche nel settore pubblicitario. È stato uno dei volti noti che sono apparsi in una campagna pubblicitaria televisiva per Zaxby's, una famosa catena di fast food del sud degli Stati Uniti. Il fatto che una leggenda della box come Holyfield abbia collaborato con un marchio di fast food ha attirato molta attenzione, dimostrando che la sua forte influenza non si limita al campo sportivo. Con il suo grande contributo al mondo della box, Evander Holyfield è stato onorato in molti modi diversi. Una delle tappe più importanti è stata nel 2017, quando la città di Atlanta ha commissionato una sua statua, progettata dal famoso scultore Brian Hanlon. La statua è stata installata nell'area del City Center di Atlanta come simbolo della sua illustre carriera. Questo non è solo il riconoscimento di una leggenda dello sport, ma anche un ricordo dello spirito combattivo che Holyfield rappresenta. Holyfield partecipa regolarmente a programmi di beneficenza e comunitari, dove aiuta i giovani svantaggiati, insegnando loro la disciplina, la perseveranza e il valore di una vita sana. Lasciate un commento e fateci sapere cosa ne pensate. Grazie per aver guardato questo video. Per le ultime notizie sulle celebrità, basta cliccare sul video che appare sullo schermo. Ci vediamo lì!